Il funerale di Chuang-Tzu. Quando Chuang-Tzu fu sul punto di morte, i suoi discepoli cominciarono a progettare uno splendido funerale. Ma egli disse: per feretro avrò il cielo e la terra, il sole e la luna saranno i simboli di giada appesi al mio fianco. I pianeti e le costellazioni brilleranno come tanti gioielli intorno a me. E tutti gli esseri saranno presenti alla mia veglia funebre. Di che altro c'è bisogno? È già tutto ampiamente curato. Ma essi dissero: abbiamo paura che i corvi e i nibbi mangino il nostro maestro. Bene, commentò Chuang-Tzu, sopra la terra mi mangeranno i corvi e i nibbi, sotto mi mangeranno le formiche e i vermi. In entrambi i casi verrò mangiato. Perché siete così prevenuti nei confronti degli uccelli? Beh, innanzitutto possiamo contestualizzare. Vediamo altre culture intorno alla Cina, come vivono la dipartita, come vivono il rito funebre. Beh, è famoso quello che i cinesi chiamano l'Occidente, storicamente, l'India. Il viaggio in Occidente significava viaggiare in India. E in India abbiamo ad esempio la cremazione dei cadaveri. È qualcosa di dispendioso, ci vuole molto combustibile e per innesco ci vuole dell'olio, diciamo, prezioso, quindi cremare i corpi è qualcosa di molto nobile e anche di molto costoso. Infatti quando non è possibile in India non si cremano i corpi. Naturalmente abbiamo ad esempio la Mongolia e il Tibet. In Tibet, di tradizione buddista, è molto però legato appunto anche all'animismo, e i corpi vengono lasciati mangiare dagli uccelli, dagli avvoltoi, dai rapaci, che dispolpono completamente, e i resti, se si tratta di una persona importante, di una persona famosa, di una persona molto saggia, vengono utilizzati. Non so, con il femore si può fare uno strumento musicale, con il cranio si può fare una coppa, per bene. I mongoli, anche qui siamo in una cultura buddista fortemente impregnata di animismo, invece permettono ai loro cari di salire al cielo essendo mangiati dai lupi, nei luoghi funebri adibiti, dove l'estinto veniva portato o a cavallo, quindi in equilibrio a cavallo pur essendo morto, e dove cadeva così veniva lasciato, oppure più semplicemente in tempi più recenti su un carretto, appoggiato in un carretto senza sponde. Il carretto oscilla e balzella dove il cadavere cade, lì si lascia e i lupi verranno a nutrirsene. Il lupo che vola, cioè permette all'estinto, al morto, di salire verso il cielo. Essendo mangiato, viene permesso al corpo di salire verso il cielo. In Cina abbiamo, fin dai tempi antichi, un rapporto molto sofisticato col morire e il rito funebre. Pensate che il Feng Shui, l'arte dei venti e delle acque, quella che oggi è conosciuta come disposizione degli ambienti, disposizione degli oggetti, consapevolezza dei vari colori, del significato dei vari colori, gli orientamenti, nasceva come rito funebre. Si costruiscono tombe estremamente sofisticate per imperatori e per personaggi importanti. Questo è un po' anche il contesto in cui comprendere anche le parole di Chuang-Tzu, quanto sono rivoluzionari, quanto sono ribelli. Chuang-Tzu è in procinto di morire, sta morendo, e già gli allievi pensano a fargli uno splendido funerale. Perché? Per onorarlo. Splendido, è stata una persona meravigliosa per loro, sono vissuti insieme per tanti anni, hanno imparato così tanto dalla sua presenza, condividendo con lui, e ora vogliono fargli uno splendido funerale, un riconoscimento, un dar valore. Ma Chuang-Tzu dice:
come feretro, come bara, avrò il cielo e la terra. Come simboli di giada avrò il sole e la luna. Le costellazioni, i pianeti ruoteranno intorno a me come splendidi gioielli. Di che preoccuparsi? È già tutto stato ampiamente curato, non si può fare di meglio. Tutti gli esseri saranno presenti alla mia veglia funebre. Questa cosa del tutti gli esseri saranno presenti. Altrove, ad esempio, nel capitolo del Tao Te Ching, dove si dice il cielo e la terra non hanno carità, trattano le 10.000 creature come cani di paglia. Ricorda quanto l'universo vada per la sua strada e noi al massimo possiamo solo seguirla, possiamo solo seguire il Tao, ma non è che possiamo intervenire sul fluire del Tao. Invece spesso in Chuang Tzu c'è un'interazione. Io riconosco la natura e la natura riconosce me. Io riconosco la gioia di un pesce e il pesce riconosce me. In comune abbiamo la gioia con cui possiamo comunicare. Il pesce saltella per la gioia, io riconosco la sua gioia, non saltella per prendere cibo, non saltella per il fatto che è vivo, e anch'io riconosco attraverso la mia vita questa gioia, e con questa gioia comunichiamo. Ecco, in Chuang Tzu c'è questa interazione, e qui è molto bello quando tutti gli esseri riconoscono il momento importante di Chuang Tzu, non solo gli allievi che vogliono fargli un onore, ma gli esseri. E che cosa fanno di speciale? Qualcosa, un rito straordinario? No, saranno presenti al suo passaggio. Non c'è nulla da fare, è già tutto ampiamente curato. Ma gli allievi non sono d'accordo, hanno una paura di fare una pessima figura, tipico delle culture estremo orientali. La cosa peggiore, la cosa terribile è perdere la faccia. C'è un famoso test che fecero negli Stati Uniti dove facevano vedere delle immagini scabrose, pesanti a degli studenti, e si vedeva come gli occidentali avevano atteggiamenti di protezione nei confronti di queste immagini veramente emotivamente pesanti, mentre tutto il ceppo estremo orientale, Cina, Giappone, Vietnam, Corea, impassibili, come se non venissero toccati da queste emozioni così intense. Hanno cambiato la struttura del test facendo in modo che gli studenti entrassero quando volevano a guardare queste immagini, sapendo di non essere ripresi, di non essere sotto test. Hanno lasciato questa libertà. In realtà le riprese c'erano e hanno visto che gli orientali, gli estremi orientali, si comportavano esattamente come gli occidentali, coprivano la parte centrale del corpo, socchiudevano gli occhi. Quando sapevano di non essere guardati, potevano esprimere i propri sentimenti. Bellissimo il racconto di Akutagawa, un giapponese dell'inizio del secolo, che vi consiglio di leggere, Il fazzoletto, che non spoilerò, vi consiglio di leggerlo, ma che rappresenta benissimo questa caratteristica estremo-orientale. Quindi siamo esseri umani, sensibili alle emozioni, sensibili alla percezione del dolore, tutti, ma in più in Estremo Oriente, anche da noi, anche in Occidente, ma in Estremo Oriente c'è la struttura, la facciata, non perdere la faccia. Ecco che gli allievi sono preoccupatissimi, gli allievi di Chuang Tzu, perché non vogliono far vedere l'incuria nei confronti del maestro, al mondo sociale, non vogliono che gli uccelli vengano a mangiare il corpo di Chuang Tzu, i nibbi e i corvi, come se fosse un criminale abbandonato per strada. Chuang Tzu a questo punto, vedendo che il primo discorso non ha avuto effetto, non hanno compreso, nonostante gli siano vicini da così tanto tempo. Continua e dice: bene, se starò sopra la terra, i corvi e i nibbi mangeranno il mio corpo. Se mi seppellite in qualche modo, anche con tutti i trucchi, no, di mantenimento delle culture, di certe culture imperiali, la mummificazione eccetera, comune diciamo a tutte le strutture molto organizzate, quindi c'è questo bisogno, no? di formalità, di catturare, di comprarsi l'eternità con il
benessere, coi soldi, con la tecnica, con la struttura, con il loculo messo in un certo modo, eccetera. Chuang Tzu a questo punto insiste e dice: bene, se starò sopra la terra mi mangeranno i corvi in Impia. Se sto sotto la terra mi mangeranno le formiche e i vermi, prima o poi. In ogni caso sarò mangiato. Perché siete così di parte, così parziali? Perché siete così prevenuti nei confronti degli uccelli? Qual è l'insegnamento di Chuang Tzu? È inevitabile avere una formalità, una struttura organizzata data dalla nostra cultura di nascita, dalla nostra cultura di riferimento nei confronti del morire e del rito funebre. È inevitabile, fa parte del nostro essere qui, che dà conforto soprattutto a chi rimane. Non è il problema di chi è morto, anche se, come parlerò in un altro video, esiste il parlare con il morente, ma soprattutto anche il parlare con il morto, quando è già morto, e non solo come beneficio per chi rimane, ma anche come beneficio per chi va. Ebbene, queste cose andrebbero prese come cosa da adempiere, come rispetto verso gli altri, come male necessario, ma non come il punto, il focus del morire o della morte. Qui Chuang Tzu ci porta a visualizzare il focus della morte. Io non muoio, ritorno. Il momento del Tao è tornare. Io torno al Tao, io torno al tutto. E non lo incontro per la prima volta. L'ho già incontrato da vivo, perché so che tutte le creature saranno alla mia veglia funebre, perché già io le vedo da sveglio, da vivo. Già io le contemplo da sveglio e da vivo, già io interagisco con loro da sveglio e da vivo. Perché so che le stelle saranno con me, come mulini di giada, perché io già mi sento un tutt'uno con questo universo e ruoto con lui. Perché il cielo e la terra saranno il mio feretro, la mia bara, perché già lo sono ora. Io faccio già parte di questo cielo, di questa terra. Quindi Chuang Tzu, morendo, approfondisce un rapporto che già vive. Questo è il focus del morire, questa leggerezza del morire, perché è un incontro, è un ritrovarsi, non un perdersi, è un approfondire un incontro. Gli allievi non capiscono, noi non capiamo questo focus, possiamo pensare più all'apparenza. Pessimo, il focus è quello, la sostanza, non perde la sostanza e vivi il resto come necessità sociale, diciamo conforto per chi rimane. Cani, gatti, animali diciamo di compagnia, cavalli, sono una grande opportunità di incontro con la natura, con l'altro, non solo un essere umano. Rapportarsi con un somaro, con un asino, che non sono animali ignoranti come vogliono invece i detti e le favole, vuol dire entrare profondamente in un rapporto con la natura. Ecco, questi sono compagni di viaggio, con loro è facile scegliere come organizzare il rito funebre, mettendo sempre il focus in quello che è la sostanza, lo spirito, come ci insegna Chuang Tzu, e non l'apparenza. Grazie. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.